Ciao a tutti cari amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di novembre 2024. Abbiamo la carta del carro, amici dei gemelli. È un periodo probabilmente di scelte, è un periodo di direzioni, di prove da superare. Per qualcuno si può trattare di un movimento da un'idea all'altra, da una situazione all'altra o anche da un posto all'altro. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Bene, voi comunque date sempre un'occhiata alla descrizione del video, io lì inserisco sempre tutte le novità e poi per ogni eventuale informazione aggiuntiva mi scrivete via mail. Bene ragazzi, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per il mese. Partiamo con un cavaliere di spade. Abbiamo un'imperatrice, 10 di bastoni, mondo, wow, la stella, giustizia, forza, fante di spade, 9 di spade e 9 di pentacoli. Bene ragazzi, direi che l'energia è particolarmente frizzante nel mese. Partiamo infatti da questo cavaliere di spade, adesso andiamo a vedere un pochettino l'energia in generale, poi dopo andrò a fare i vari esempi con single, chi è in coppia, chi è in una relazione strana. Allora, partiamo dal cavaliere di spade, energia veloce, potrebbe essere la vostra persona di interesse. Abbiamo una regina di denari e un 4 di denari. Andiamo a vedere l'imperatrice, chissà perché continuo a dire temperanza. 2 di spade e 7 di pentacoli. Se siete in coppia, per qualcuno questa decisione potrebbe essere il mettere su famiglia, cercare un bambino, quindi. Poi sapete che nei tarocchi la parola figli e la parola progetti sono interscambiabili, quindi se magari non siete più in età da figli o se non è quella la vostra priorità in questo momento, potete sostituire la parola figli con progetti. Comunque diciamo che essendoci questa imperatrice, sento che è come se fosse un periodo fecondo. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Forza. Qui c'è una scelta da dover prendere, secondo me. Abbiamo il fante di spade che si ripete e un re di spade. Andiamo a vedere anche il mondo. Per qualcuno potrebbe essere come la decisione, se non è il mettere su famiglia nel senso di figli, il mettiamo su famiglia nel senso di andiamo a convivere. Abbiamo la stella e il papa. Sì, per qualcuno si tratta proprio di ufficializzare una relazione, un sentimento. Sento di più come se fosse l'ufficializzare la relazione. Vedete, come se si decidesse, si prendesse un qualche tipo di scelta e qui le cose iniziassero a
crescere, mi viene da dire, perché poi abbiamo un 10 che è la chiusura di un capitolo e l'inizio di un altro, il mondo, idem. La giustizia è qualche cosa che regolarizza, mette nero su bianco e il Papa ufficializza. Adesso andiamo a vedere la stella. Cavaliere di spade che avete esattamente sopra. E regina di bastoni. Allora, potrebbe esserci nel mese, ragazzi, qualche personaggio che vi, come vi posso dire, farà un po' l'avvocato del diavolo, nel senso che vi, come se cercasse di farvi valutare tutti i pro e i contro della situazione. Andiamo a vedere la giustizia. Otto di coppe. C'è un tema legato ai soldi, qui ragazzi. Adesso ci arrivo. 8 di coppe e 3 di pentacoli. Per qualcuno, soprattutto nel caso sia una persona nuova, magari avete conosciuto da poco, la conoscerete a novembre, questa persona, soprattutto se a distanza, è facile che abbia già un'altra persona. Questo non risuonerà con tutti, ovviamente, però come la sensazione, soprattutto se è una persona che lavora nel pubblico o con un pubblico, un legale che magari deve viaggiare, una persona famosa, un medico, mi dicono. Andiamo a vedere la forza. Matto. E ruota della fortuna. Voglio andare a vedere anche il cavaliere di spade. Scusate, il fante di spade. Torre. E 9 di coppe. Allora, partiamo dai single che non hanno nessuno in testa. Allora, in questo caso devo dire che potrebbe esserci una conoscenza interessante. Le cose potrebbero anche andare più velocemente del previsto, ma con questo re di spade al contrario, e questo 2 di spade, prima di lasciare il vecchio per il nuovo, osservate bene quali sono le dinamiche, perché questo fante di spade si ripete, anzi è questo che si ripete comunque. Ce l'avete anche qui alla fine, è come se ci fosse qualche dinamica qui che avete bisogno ancora di valutare con questa persona, prima di fare scelte azzardate, prima di muovervi, prima di spendere energie. Non è che vedo grandi fuochi d'artificio, sinceramente, ragazzi. Però quello che sì, soprattutto se quando le cose partono con fretta o dall'altra parte vi mettono fretta e c'è quell'intuito, perché è l'intuito quello che vi dice, ma non so, c'è il dubbio, si insinua il dubbio,
Voi prendete tempo fino a quando non siete certi al 100%, perché poi dopo ci si pente. E se l'altro mette fretta è perché c'è qualche cosa che non va. Da dove arriva tutta questa fretta? Ehm, se per caso conoscete una persona, avete conosciuto una persona da poco, e anche voi del primo gruppo single, se doveste conoscere una nuova persona, per quelli che non hanno ancora nessuno in mente, ripeto, questa fretta è come cattiva consigliera, perché qui potrebbe venire a galla il fatto che l'altra persona abbia già un'altra relazione o magari stia uscendo da un'altra relazione, però mi viene come se fosse sposata, come se fosse a carico ehm, di altre persone. Ehm, e per questo gruppo, ragazzi, anche per i gruppi dopo, se per caso siete in una nuova conoscenza, anche se lo conoscete o la conoscete da qualche mese, e in questo mese potrebbero chiedervi dei soldi, qui avete la carta della giustizia che vi dice di mettere le cose nero su bianco, oppure l'altra persona potrebbe avere dei problemi con la giustizia, con la legge, diciamo così, magari solo in multa, ok? Però ecco, prima di buttarvi, perché sento tanto fermento nel mese, però prima di buttarvi anima e corpo in qualche cosa di nuovo, valutate bene la persona. Qui abbiamo un 7 di pentacoli che indica la pazienza, alla calma, all'attendere che i frutti maturino secondo il loro tempo, secondo quello, il tempo loro necessario. Ok? Anche perché devo dire che c'è come un modo di pensare che qui con la torre andrete a destrutturare, che non è molto sano. Io credo che molte persone pensino di doversi prendere certe responsabilità e invece no, non è così. Soprattutto se con questa persona ci sono c'è una distanza. Mm? Vi dico, io non è che sento che la persona in sé sia negativa piuttosto che un'approfittatrice, però è come se il ruolo, la posizione, un certo tipo di situazione che sta vivendo la persona, ehm, mi viene da dire, la portasse ad avere fretta. Magari poi siete voi quelli che avete fretta, Ehm, però appunto, ripeto, se non ve la sentite, piuttosto prendete tempo. Devo dire che c'è una forte attività mentale questo mese tra voi e gli altri o tra voi e l'altra persona e le energie sono anche molto 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 favorevoli per matrimoni, per bambini, per contratti, per vendite, per vincite di denaro. Cioè sento un po' l'abbondanza che sgorga un po' in tutti i settori, anche se qui non c'è lavoro, però ehm, come se ci fossero delle possibilità nuove, il terreno è fecondo, sia per seminare che proprio questa è il 7 di pentacoli, ragazzi, questa è la carta di chi ha già seminato, quindi se ci state già provando, novembre potrebbe essere il mese buono, insomma, per avere un bambino, per concepire, meglio detto, un bambino o un progetto. Ci sono comunque delle novità, soprattutto se siete in coppia da tanto tempo in questo senso. Per chi è in coppia, diciamo in una relazione stabile, vi dico aria di novità, aria di apertura, aria di destrutturazione, aria di cambi. Qualcuno potrebbe veramente vendere casa e cambiare casa, come stabilire dei nuovi contratti. Mi dicono che mi parlano di van, nel senso di caravana, nel senso di camper, ok? Come se qualcuno ehm,
in questo periodo potesse o accarezzare l'idea di iniziare a fare questa esperienza o è proprio già una vostra idea quella di vendere casa per andare a vivere in camper. Fatemelo sapere nei commenti perché questo è un messaggio veramente specifico e super interessante anche come progetto, direi. Comunque è un po' come se vi sentissi cittadini del mondo, con questa voglia di scoprire, viaggiare, conoscere, vedere, conquistare, osservare, prendere potere personale e non escludo che potreste farlo insieme a una persona, al partner appunto. Ehm, quindi per chi è in coppia da un buon tempo, diciamo, e le cose si spera sempre evolvano. Comunque sì, vedo che c'è come un'evoluzione, una crescita, un'espansione, sia nel caso di figli, sia nel caso di progettualità, sia anche nel caso del tempo di qualità che si passa insieme. Arriviamo ragazzi a chi ha una relazione un po' così. Io sento che non siete convinti del tutto all'inizio e così rimarrete fino alla fine di novembre. È come se il potenziale ci fosse, ma la persona non vi desse troppe concretezze, fosse tanto parlare, ma un parlare un po' confuso. Poi c'è questa sorta di fretta che sento, di frizzantino, vuoi perché c'è poco tempo, vuoi perché magari la persona o voi viaggiate per lavoro, è come se le cose non si riuscissero bene a definire. Vi dico, ad un certo punto qualcuno potrebbe scoprire che l'altra persona ha già un legame, ehm, o guardate, può anche essere che l'altra persona voglia costruire in modo veloce un legame serio, cioè perché ci sono quelle persone che dopo un mese dicono, boh, mi trovo bene con te, andiamo a convivere, tanto per pagare due affitti, e che prema un po' per creare un'unione, un qualche cosa insieme. C'è effettivamente con questo matto il potenziale di un inizio, di una nuova avventura, di un qualche cosa che si può fare insieme. Tenete presente che la ruota della fortuna è girata al contrario, quindi potrebbe non essere del tutto così semplice e fluido, ma forse anche un po' caotico. Mm? Vi dico, qui ho come la sensazione che o qualcuno tornerà sui suoi passi, dirà no, ascolta, mi è bastata una settimana a convivere con te, io torno a casa mia. Ehm, Oppure qualcuno prenderà tempo. Sento che non cederete, cioè nel senso non sarà una cosa così immediato questo cambio, nonostante la fretta, ci può essere come un periodo di prova, però considerato che abbiamo qui il 9 di Pentacoli, sento che qualcuno, per evitare che si possano creare disequilibri piuttosto che rotture come in passato, è come se voi diceste no, aspetta un attimo, conosciamoci ancora un po', per adesso ognuno a casa sua, resto nella mia indipendenza. Ok ragazzi, andiamo a vedere un oracolo e poi un angelo del cuore. Tutto sommato comunque è un buon mese, nel senso che ci sono come delle decisioni da prendere. Qualcuno tirerà indietro, soprattutto quelli dell'ultimo gruppo, qualcun altro invece andrà avanti a gonfie vele, direi le persone che sono in una relazione di lunga data, se vogliamo. Ma anche i single, solo che, o comunque le relazioni nuove, le conoscenze nuove, diciamo così, solo che è come se doveste ridefinire un pochettino il concetto, perché non è una persona comune, ho come l'idea che sia un personaggio pubblico o un personaggio di un certo spessore e ci sia una attenzione particolare da dover mettere con questa persona. Allora, qui parla di una ragazza parlando e vi dice di prendervi del tempo con gli amici, di divertirvi, qui parla di una persona che è felicemente single. Ma devo dire che se siete felicemente single, io di persone in giro qui per il mondo ne trovo, nella lettura, potrebbero essere fino a 4 persone diverse, vi dirò.
Andiamo a vedere un angelo, se per caso siete di quei single che vogliono solo divertirsi, perché va bene così. Dipendenza reciproca. Situazioni di dipendenza stanno condizionando la tua vita sentimentale. Qui c'è una sorta di attesa, se non è l'attesa intesa come dolce attesa, potrebbe essere un'attesa nei confronti dell'altra persona, aspetto che mi dica cosa vuole fare lui o lei, invece di dire di scegliere noi cosa vogliamo fare per primi. Stavo guardando se avevo dei messaggi aggiuntivi, ma credo di avervi detto tutto, ragazzi. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video, e per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail. Diversamente, se preferite andare a vostro ritmo, vi consiglio di abbonarvi al canale. Sono quasi gli stessi argomenti trattati nelle sessioni individuali, quasi, perché è una su 3 parti. Le sessioni individuali riguardano le credenze limitanti, mentre nella sezione degli abbonati parlo di metafisica, di esoterismo, è più ampia la situazione per gli abbonati, gli approfondimenti, diciamo. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!